ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi andremo ad analizzare My Grandfather's Clock, una canzone tradizionale scritta da Henry Clay Work nel 1876, che divenne poi uno standard per le bande musicali del Regno Unito e le bande delle miniere di carbone, popolare anche nella musica bluegrass. L'arrangiamento che andremo a vedere è dell'immenso Franco Morone. Si presenta in tonalità di Do, col capotasto in seconda posizione, un andamento swing e un BPM di circa 140. Se volete acquistare tablatura o spartito, fate riferimento al link sotto in descrizione. La prima battuta vede l'accordo di Do, ovvero Do e Do insieme, basso alternato di Mi, Sol, Ameron, quindi Do e Si insieme, Ameron sul Do, seconda corda primo tasto, e basso alternato di Mi. Seconda battuta vede l'accordo di Sol settima. La settima la troviamo sulla quarta corda, terzo tasto. Quindi Sol e Re insieme, Sol a vuoto, basso di Fa. Poi si mette il Do al posto del Re, seguito dal basso di Sol, e poi si rimette nuovamente il Re, seguito dal basso di Fa. Terza battuta viene un ritorno sul Do. La melodia è, quindi basso di Do col Mi insieme, alternato, il basso di Mi, Fa, basso di Do e Mi e basso di Mi. Quindi quarta battuta va in Fa, preso con il pollice al basso e l'accordo così. Quindi basso di Fa e La, basso alternato di Fa, Do, basso di Fa, Re e basso di Fa. Faccio più piano. Quinta battuta il Do. Quindi è, quindi allora sempre col basso alternato, in quanto il brano è tutto col basso alternato. Quindi Do e Do insieme, basso di Mi, Sol,
Do, basso di Mi e Si. E si entra nella sesta battuta. Sesta battuta che vede per metà Sol settima e per l'altra metà il Sol nona. Quindi basso di Sol, basso di Fa, poi insieme basso di Sol con La, seguito dal Si e basso di Fa. Quindi ripeto, settima battuta risolve in Do. Quindi Do e Do, basso di Mi, Sol, Do, Do alto, basso di Mi e Sol. Seguito dal basso di Sol. Ottava battuta. Quindi basso di Sol, indice e anulare vanno a prendere la terza corda e la prima corda insieme a vuoto. Dopodiché con medio e anulare andiamo a prendere la seconda corda e quarta corda al quarto tasto. Slide di un semitono indietro, quindi e poi il brano ricomincia dalla battuta 1 fino alla battuta 7. Arrivati alla battuta 7 non si fa, ma avremo questo passaggio, ovvero basso di Do, che sono tutti in quarti praticamente, basso di Do, poi Sol col Do, La e Mi a vuoto, Si e Fa insieme. Nona battuta, ovvero questa è la melodia, accompagnata dal basso alternato di Do. Decima battuta sempre in Do, quindi Do e Do insieme, Sol, Mi, Mi cantino, seguito dal basso alternato di Do. Undicesima battuta, Sol settima e Sol nona, quindi Sol e Re insieme, poi Fa e Do insieme, poi Sol nona, quindi Sol e Si insieme, La e basso di Fa. Quindi il primo movimento è secondo, terzo e nel quarto abbiamo il basso col prolungamento della nota di La, quindi legatura di valore. Dodicesima battuta, quindi Do e Sol insieme, basso alternato, poi Do e Do, poi Mi e Mi. Tredicesima battuta, sempre Do, però stavolta la melodia è, quindi, ovvero come la nona battuta. Quattordicesima entra in La minore, cioè questa è la melodia e accompagnata dal basso alternato.
insieme La minore Do, basso, Si, basso, Do e Mi. Quindicesima battuta è un Re col basso in Fa diesis, quindi abbiamo questo Re qua si prende con medio sul basso di Fa diesis, anulare terza corda secondo tasto sul La, mignolo sul Re, quindi si suona Fa diesis e Re insieme, basso di Re a vuoto, La, basso di Fa diesis e Re. In ultimo il Sol, quindi lo faccio più piano per entrare poi nella sedicesima. Sedicesima battuta, accordo di Sol settima, quindi Sol e Mi insieme, poi Fa e Re insieme, Sol e Si, Sol e basso. Diciassettesima Do, quindi Do e Do insieme, basso di Mi, Sol, Do, Do e Mi. Ricordatevi sempre la natura swing. Diciottesima Sol settima, quindi Sol e Re, basso di Fa, Sol, Fa, Re, Fa. Diciannovesima Do, quindi Do e Mi insieme, Mi, Sol, Do, Do, Mi. Ventesima va in Fa, che è un po' come la quarta praticamente, quindi Fa e La insieme, basso di Fa, Do, basso, Re e Fa. Ventunesima ritorno in Do, che è come la quinta, la ventiduesima va in Sol nona per ricreare tensione che poi risolve in Do nella ventitreesima. Quindi ventiduesima basso di Sol, Fa, La, Sol, Si, Fa e Sol a vuoto. Rallento. Nella ventitreesima e ventiquattresima battuta vi è risoluzione in Do con passaggio cromatico. Quindi fa Do e Do, Sol e Mi, Do e Fa diesis, Fa e Re, Do e Mi, seguito dal basso di Do, per chiudere poi in Do in forma Sol. Ciao ragazzi, siamo giunti alla fine del tutorial. Se vi è piaciuto e ritenete che vi sia stato utile, non dimenticatevi di lasciarmi un like e iscrivervi al mio canale. Ciao e alla prossima!